Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 29 giugno al 5 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che ha una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo a vedere le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, vedremo l'ambito amore e relazioni più importanti, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo la scopa e la frusta. Si tratta di un inizio un po' pesante, un po' in fase di stress e tensione. Forse ci sono dei litigi, delle discussioni o c'è qualcosa che magari fate fatica a gestire. Questa carta consiglia appunto di fare attenzione allo stress e a tutte le cose che vi appesantiscono. Magari è il momento giusto di fare ordine e pulizia non solo per se stessi, per anche diciamo, nelle relazioni più importanti e direi proprie energie per cercare di gestire al meglio tutto quello che dovete fare nel corso della settimana, perché alcune cose in realtà sono abbastanza impegnative, soprattutto perché si vede questa pesantezza e questa stanchezza e anche il periodo è il caldo, lo sappiamo, in più c'è un fattore importante per voi perché la torre parla di consapevolezza, di una fase di preparazione o di protezione, quindi di attenzione in senso generale ad alcune cose che state vivendo. Di sicuro alcuni risultati a fatica riuscirete a raggiungerli e saranno degli ottimi risultati. Poi l'ancora in più permette di impegnarsi soprattutto in quei progetti a lungo termine, di fermarsi un attimino e di fare il punto della situazione. Quindi da un raggiungimento, da un riscontro positivo si raggiunge quell'equilibrio e quella possibilità di andare poi a ripartire nel modo giusto. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente quelli di terra e quindi abbiamo Toro, Vergine e Capricorno, un pochetto anche quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore e relazioni più importanti. Allora, troviamo ovviamente consiglio di ascoltare perché magari chi vuole sapere anche informazioni riguardo all'amicizia, a un'amicizia alla famiglia, allora potete adattare le varie indicazioni proprio in base a quello che state vivendo. Cioè l'orchidea, la genziana, come vedete, a proposito di possibili tensione e agitazione a livello emotivo sarete molto sensibili, soprattutto ci sono alcune cose che potrebbero darvi fastidio, alcuni atteggiamenti, alcune cose che non vi convincono nel modo di dire o di fare o comunque ci sono delle cose che a voi diciamo ultimamente da quello che si vede delle vostre energie principali preferite chiarezza, preferite poche chiacchiere, poca anche dispersione di energia in senso lato e quindi anche a livello sia emozionale, relazionale fate un po' fatica a gestire alcune cose e si vede proprio da queste energie. Potrebbe essere una fase di passaggio, queste potrebbero dirvi che magari meglio evitare
alcune situazioni, ad alcune circostanze. Se non potete farlo, ovviamente, allora sapete che possono essere questi, diciamo, litigi o discussioni da affrontare come meglio credete. Una fase di passaggio, perché vedete che già verso la fine della settimana qualcosa va a migliorare. Conflitti e tensioni possono esserci anche in altre circostanze, come vi ho detto, con un familiare oppure in un'amicizia, sempre cose che riguardano, come vi dicevo, proprio l'atteggiamento. E per i single vuol dire una fase un po' particolare della propria vita, cioè se state frequentando, conoscendo una persona, allora magari sono quelle situazioni che vi permettono di conoscere ancora di più quella persona, e quindi sapete che può essere di passaggio. O se sono proprio delle cose che vi danno particolarmente fastidio, allora vi può dare modo di riflettere come proseguire in futuro. Se non c'è nessuno, queste carte effettivamente possono anche parlare di situazioni pregresse che ritornano un po' a darvi fastidio, o delle situazioni che, diciamo, al momento fate fatica un po' a gestire, soprattutto a livello relazionale. Adesso procediamo con l'ambito quello più pratico. Come vi dicevo, sono energie generali, quindi non sono valori assoluti. Magari sapendo potete cercare di intercettare e capire come gestire al meglio, oppure evitare del tutto, come vi dicevo, proprio per non disperdere energie. E per le cose più pratiche abbiamo delle carte che sono abbastanza positive, come vedete: consonante sorpresa, amore, costanza. Quindi direi che è una settimana dove se vi concentrate su progetti, intenzioni, su quello che state portando avanti, può essere molto proficua. La costanza, l'impegno verrà assolutamente ripagato, non solo per chi ha il lavoro, per chi è alla ricerca o anche chi ha altre tipologie di progetti. Come dicevo, impegno, costanza, ma anche proprio dedizione, cura. Qui si vede una fase di pace, di armonia, che può essere positiva, magari se staccate un po' dal lavoro per riposarvi, per ricaricare le vostre batterie, le vostre energie. Può essere anche positiva, attenzione, per chi è alla ricerca, perché può saltar fuori una sorpresa, un qualcosa di inaspettato, un'opportunità che dà slancio, fiducia e speranza al prossimo futuro. In realtà potrebbe anche realizzarsi qualcosa nel corso della settimana, se si tratta di piccoli progettini e idee appunto realizzabili subito. Altrimenti c'è una fase molto più positiva, molto più costruttiva, dove vedrete i risultati appunto, diciamo, successivamente nel prossimo futuro. E sottolineo, ricordo tutti quelli che in qualche modo si sono già impegnati o stanno cercando adesso proprio delle soluzioni per migliorare non solo il lavoro, anche la ricerca e possibili investimenti futuri. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!